Con sta storia del Covid è un anno che siamo chiusi in casa e io voglio la pizza. Sono stufo di mangiare pizze che sanno di cartone. Voglio farmi una pizza. E quindi mi sono ingegnato, ho comprato 2 tavolette, un pochino di colla, gli ho fatto anche il manico con un vecchio attrezzo che avevo in giro, però non è che bisogna per forza fare tutto sto lavoro, si può comprare anche solo una tavoletta, ma poi alla fine video vi spiego come fare senza per forza andare a fare una pala apposita. Io l'ho fatta anche perché faccio spesso il pane alla pizza e quindi la userò moltissimo. Pala della pizza fatta e adesso il pane. Questo qui è un pezzo di marmo serizzo, non trattato con il piombo, naturale, solo tagliato, 4 cm. Ecco, me l'ha regalato il marmista perché aveva un difetto ed è perfetto per il forno e pesa un accidente. Ecco, questo qui mi è andata proprio di culo, che ho trovato proprio la misura giusta. Ecco, non l'ho pagato perché era dentro nel cassone degli scarti, perché aveva quel difetto lì. Ecco, entra giusto giusto. Ci sono 2 dita per parte, ma è anche meglio perché così il calore fa il suo lavoro. Fortunato oggi. Allora, pietrone della pizza fatto, pala della pizza ce l'abbiamo. E adesso indovinate un po' cosa facciamo? E allora facciamo la pizza. Utilizzeremo una farina 1 pizza normalissima, classica, senza andare a vedere la pizza napoletana, super idratazione, quella che ha portato Marco Polo dalla Cina, eccetera eccetera eccetera. Facciamo una pizza normalissima. Ingredienti: 400 g di farina tipo 1, 220 ml di acqua a temperatura ambiente, 4 g di lievito secco oppure 8 di quello fresco, 20 g di olio extravergine d'oliva, 5 g di sale fino. Mettiamo la nostra acqua e la nostra farina all'interno di una comoda ciotola dove lavorarla. Attenzione, se invece della farina tipo 1 volete utilizzare la farina tipo 0, l'acqua passa da 220 a 210 ml. Potete usare anche la pasta madre, però dovete impastare qualche ora prima. Cominciamo sciogliendo il lievito nell'acqua e lo lasciamo lì 10 minuti. Dopo 10 minuti il lievito sarà attivato perché fa una schiumetta, le bollicine, ci aggiungiamo i 20 g di olio e 5 g di sale e tiriamo dentro tutta la farina. Se avete intenzione di utilizzare la pasta madre, il lievito madre, bisogna impastare qualche ora prima perché è più lento. La grammatura deve essere il 30% circa del peso della farina, quindi 400 g di farina dobbiamo metterne 120, 240, 360, circa 130 g di pasta madre che va sciolta nell'acqua. Impastiamo con energia. Fategli male, che a voi fa bene sicuramente dare qualche colpo di pasta, è garantito. Allora, 5 minuti di lavorazione, bacinella pulita, mani pulite, impasto liscio. Ripeto, questo è un impasto normalissimo. Lo copriamo, lo mettiamo a lievitare. Invece della pellicola utilizzate magari un coperchio di plastica con questi contenitori qua che sono in Pirex, va bene per il frigo, va bene per il forno, va bene per tutto. Dopo circa 1-2 ore, a seconda della temperatura, del tipo di lievito, di come l'avete lavorato, sarà lievitata, diventerà il doppio o anche il triplo, come in questo caso, del volume iniziale. Quindi la rimettiamo sul tavolo e la reimpastiamo giusto un minuto che ritorni lisci, gli facciamo uscire il gas in eccesso. Creiamo una pagnotta un po' lunga e la tagliamo in parti uguali. Io ho deciso di fare delle pizze piuttosto sottili, quindi farò 4 pezzi da 150 grammi, perché era 400 di farina, 200 di acqua, fa 600 grammi in totale, diviso 4 fa 150 grammi, quindi faccio 4 palline da 150 grammi, ma se volete una pizza un po' più spessa la potete fare 2 palle da 300 grammi per esempio, che verrà una pizza un po' più sostenuta, ma io voglio farla come quella della pizzeria, bella, sottile. Tra l'altro una pasta integrale semi-integrale, profumo e sapore incredibili. Li rimetto nella bacinella di prima e li lasciamo lì una mezz'oretta a lievitare, circa 30 minuti. Nel frattempo mi preparo tutti gli ingredienti della pizza, come in pizzeria, Tavolo di marmo o d'acciaio, quello che c'è va bene tutto. Mi preparo pomodoro salato con un po' di origano, della mozzarella che perde l'acqua in eccesso, faccio saltare dalla cipolla che bisogna far raffreddare perché sennò si attacca poi la pizza, mi raccomando, se usate ingredienti scottati come questi fateli raffreddare prima di metterli sulla pizza. E delle olive, ma mettete quello che volete, potete preparare degli spinaci, dei carciofini, del prosciutto, quello che più vi piace, e ricordate di accendere il
forno un bel po' di tempo prima, perché il pietrone si deve scaldare bene, almeno 250 gradi, altrimenti viene troppo secca la pizza. Siamo pronti? Per stendere la pizza utilizzate la farina di grano duro, qualsiasi tipo, così non vi si attaccherà la pizza né sul banco né sulla pala e sarà tutto molto più facile. Ripeto, questo è un tipo di impasto per una pizza molto semplice, non è la pizza napoletana o la pizza calabrese, è una pizza normalissima. Quando la schiacciate, non schiacciate l'ultimo mezzo centimetro vicino al bordo. Arrotondatela, fate così come faccio io con le mani, e poi la mettiamo sulla nostra pizza, sulla nostra pala per la pizza. Se non avete la pala, se non l'avete fatto, va bene anche una tavoletta di legno qualsiasi, purché sia sottile. Ci metto sopra il pomodoro, che vi ricordo avevo già condito con sale, origano e un goccino di olio extravergine di quello buono. Stendere la pizza così bella rotonda con il bordino non è così facile come sembra, però non vi preoccupatevi, non vi fate le menate, usate anche il mattarello se volete, verrà senza bordino, pazienza, l'importante è che non fate cadere il pomodoro fuori dai bordi. Ci metto su quello che voglio, in questo caso i miei ragazzi vogliono la tonno, cipolle e olive con pomodoro e mozzarella. E non si discute, assolutamente la prima pizza. Ci metto sopra dei bocconcini di mozzarella che hanno scolato la loro acqua, sono stati lì una mezz'oretta, e senza esagerare, non tanto, perché a me piace la pizza sottile, bella croccantina. E adesso magia, signori, guardate, pala della pizza, pietrone bello caldo. Sì, non è come quella della pizzeria, perché con la pizzeria raggiungi 400 gradi tranquillamente, però ci andiamo molto molto vicino. Ho già fame. Eccola lì, guardate lì com'è, mamma mia, e la tiriamo fuori. Spatolina, si mette sotto un piatto, si tira fuori e via. Chiudere subito il forno che siamo pronti per la pizza successiva. Io ho fatto tipo giro pizza, cioè tiro fuori una pizza, la taglio in quattro, la metto a tavola, intanto che la mangiamo tiro fuori, metto nel forno l'altra pizza che cuoce, così ne abbiamo a rotazione una dietro quell'altra. Voilà, questa è la mia pizza preferita. Tonno, olive, capri e acciughe, una montagna di peperoncino, senza mozzarella. Con questa ricetta potete fare anche il pane tre tazze, metto qua il link, oppure potete fare la pizza tre tazze, come preferite, è molto più facile. Oppure potete fare anche, insomma, non per forza così con la piastra, viene bene anche senza, era solo per farvi vedere come si fa, come si può migliorare le condizioni del proprio forno di casa. Naturalmente non bisogna star lì a fare per forza anche la pala, è abbastanza una tavoletta di legno, ve la fate tagliare 40 x 60 senza manico e la usate per infornare a casa vostra il pane e la pizza. Vabbè, io spero che vi sia piaciuto questo video, lasciate il like o il dislike, vabbè ci sta, e iscrivetevi al canale se volete. Ciao a tutti da Gabriele.